Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del secondo semestre 2025. Abbiamo la carta del carro, ragazzi. Quando c'è il carro si parla di movimenti, si parla di decisioni importanti, dell'andare avanti, del prendere una giusta strada, la giusta decisione. Può anche parlare di trasferimenti, di viaggi. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Sempre nella descrizione trovate anche il link per il workshop di luglio sulla stesa identikit, quindi impareremo come fare un identikit preciso su una persona. Sempre nella descrizione c'è anche la promozione di giugno e il link alla nuova pagina web. Nella pagina web trovate tutti i servizi che offro e anche il numero di telefono. Mi raccomando ragazzi, il telefono è sempre in silenzioso, quindi non chiamate. Vanno benissimo i messaggi di WhatsApp. Va bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con un asso di bastoni, un re di spade, l'imperatore, un 9 di bastoni. Abbiamo il mondo, il mago, carte tutte molto belle devo dire. Dieci di coppe, ruota della fortuna, cioè ragazzi, ma che cosa volete di più? Sono tutte carte splendide. Partiamo da questo asso di bastoni, che è una carta che mi parla di azione, di movimento. Di solito sono azioni dettate dalla passione, da qualche cosa che brucia dentro. Difatti in questo mazzo, se ci fate caso, c'è proprio l'omino tutto infuocato, tutto bruciolento. Ok, andiamo a vedere l'asso di bastoni. Fante di bastoni e fante di coppe. Sì, sento parecchia grinta nel prossimo semestre, perlomeno per come inizia, quindi diciamo giugno, luglio, eventualmente potrebbe anche essere agosto. Non vi nego, ragazzi, che potrebbe anche essere una relazione passionale. E tenete presente che comunque le letture specifiche sull'amore, sul lavoro, sul denaro, insomma, le pubblicherò prossimamente, quindi restate sintonizzati. Andiamo a vedere questo re di spade, perché va bene iniziare, va bene agire, va bene fare, essere protesi in avanti, ma il re di spade vi dice che c'è come bisogno di mettere un ordine, una regola, di fare una previsione di budget piuttosto che un progetto. È una carta che indica il bisogno di diventare rigidi per certi versi, diventare quadrati, mi viene da dire. Abbiamo un 7 di coppe. Potrebbe anche essere una carta che vi invita a fare un elenco di priorità. Guardate, di nuovo uscito il re di spade. Un elenco di priorità, sì, perché effettivamente con questo 7 di coppe si possono aprire varie possibilità dopo questa azione iniziale. Andiamo a vedere l'imperatore.
Papa. Mm. Papa matto e 4 di bastoni. Io credo che se anche vi faccio uno spoiler, anche se devo ancora vedere tutte le carte, però ho la sensazione che il mondo esterno o qualche cosa di esterno possa condizionarvi nella scelta delle priorità nel modo di agire. Il Papa al contrario mi dice che o non avete l'appoggio o è come se steste aspettando un'ufficializzazione, può anche essere proprio un contratto scritto, un qualche cosa che vi dia tipo una garanzia di stabilità, di concretezza. Però io ho anche l'idea che questo imperatore sia qua per dirvi di lavorare sulla costanza. Avendo il matto qui, che è un'energia legata ai bambini, quindi infantile, voi sapete che i bambini sono emozione allo stato puro, istinto allo stato puro, quindi vedono il gelato, corrono. C'è da moderare un pochettino quest'impulso, un po' troppo mm, più che genuino, ingenuo, mi viene da dire, e regolarizzare tra queste due carte, ragazzi, è come se aveste bisogno proprio di fare un piano di azione, perché comunque qui avete un 4 di bastoni, quindi sapete o riuscirete comunque a trovare una certa stabilità, però occhio a quest'ingenuità, all'impulsività, a fare le cose senza riflettere, ok? Cioè, io credo che il prossimo periodo sarà proprio il periodo ideale per rendervi conto di che cosa dovete calcolare e di che cosa invece dovete evitare di fare in modo impulsivo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Un altro fante e un re di coppe. Il 9 di bastoni sento che è un po' una precauzione che vi dicono di prendere. È una carta che ci parla di difesa, di difenderci, di protezione, se vogliamo. Quindi io ho la sensazione che qualsiasi sia questa scelta, questo inizio, questa strategia, inserite in tutto questo anche qualche cosa che vi possa proteggere. Vi faccio un esempio. State iniziando una nuova azienda, volete metterla online, qua vi dicono proteggetevi dagli, come si dicono? Hacker. Proteggetevi dagli hacker, proteggetevi dai virus, per farvi un esempio come un altro, no? Arriviamo al mondo perché è una carta bellissima, ma o qui qualcuno ha paura di concludere un ciclo o potrebbe esserci qualche condizionamento dovuto alla distanza, a un potenziale trasferimento. Qui avete 2-4, ci può essere qualche tema legato alla casa effettivamente, magari per qualcuno potrebbe non arrivare il contratto che si sta aspettando, o comunque essere, diciamo, difficoltoso perché questo papa è al contrario, ok? Ehm, Però vi dico, anche qui avete 6 di bastone al contrario, non importa che cosa dicano gli altri, ragazzi, io vi dico spesso che le persone che ci danno consigli ce li danno filtrati dalla loro verità, dalle loro credenze limitanti, dalle loro esperienze, dalle loro paure, quindi non state a ascoltare il mondo esterno, cioè è come ci sono un sacco di studiosi, di filosofi che quando andavano a scuola venivano, come vi posso dire, sottovalutati e poi in età adulta sono diventati Freud, Einstein e via dicendo. Einstein mi sembra addirittura che la mamma di Einstein avesse ricevuto una lettera dove diceva che il figlio non era intelligente, insomma. Però voglio dire, non vi fidate di quello che dicono gli altri, provate, iniziate, fate voi qualcosa di attivo per cambiare la vostra realtà. Vi faccio solo notare che finiamo con un 10 di coppe e la ruota della fortuna, che sono due carte bellissime. Sono due carte di chiusura ciclo, sono due carte di appagamento, di felicità, di denaro che entra, di cambio a 360 gradi della vostra vita.
Sono opportunità che arrivano, qui magari le stavate studiando, le stavate organizzando e qui a fine periodo queste opportunità arrivano. Adesso andiamo a vedere il mago. Credo che ci sia un tema con la distanza, come se pensaste che la distanza potrebbe complicare le cose, però è, questo qua è un 8 di spade, è solo il vostro modo di vedere le cose, in realtà non è così. Datemi una carta per questo giudizio. Ok, sento che se state aspettando qualche tipo di notizia che non arriva, come vi dicevo prima, le ufficializzazioni, i contratti, il benestare, le firme, quello che è, sento che qualcuno, nonostante questo apparente, tra virgolette, blocco, prenderà iniziativa con questo mago, ok? Basta aspettare, basta rimanere lì passivi, mi viene da dire, è ora di muoversi, è ora di prendere, di fare una scelta, ok? E soprattutto se appunto state aspettando qualche notizia dall'esterno e questa non arriva, non sarà quello a bloccarvi. Vi vedo determinati a raggiungere i vostri obiettivi. E arriviamo a questo bellissimo 10 di coppe, torre e diavolo. Datemi ancora una carta per la torre e una carta per il diavolo. Asso di coppe e 8 di pentacoli. Allora, io credo che qui cadranno certe sicurezze che voi avete con questa torre. Ho come l'idea, se per esempio a voi risuoni un po' come una situazione affettiva da dover gestire, ho come la sensazione che prenderete consapevolezza che qualche cosa non è come lo avete pensato fino ad adesso. Vi dico, avete poi questa ruota della fortuna che è un grande cambio. E qui sento che ci potrebbero essere dei vincoli a livello lavorativo, magari è proprio questa distanza che vi preoccupa. Non necessariamente deve essere una distanza di tipo fisico, anche se tendenzialmente lo è, però può anche essere una distanza di vedute con qualcuno, una distanza di valori morali. Comunque avete il mondo e la ruota della fortuna, ragazzi, sono due carte bellissime, di conclusione, di compimento, di arrivo ai risultati. È come se in questo semestre doveste dare una direzione a quello che volete ottenere. Cioè, posso fare delle azioni, posso trasformare con questo mago il piombo in oro, ma devo dargli una direzione, devo capire come. E nonostante gli altri, il mondo esterno, i consulenti o chi per loro vi possano dire ma figurati se ce la fai, ma dove credi di andare? Ma no, guarda che così ti metti solo nelle grane. Ehm, io credo che dovete seguire il vostro intuito, il vostro istinto. Non buttatevi a capofitto, ovviamente, fate le valutazioni necessarie, però io ho come l'idea che entro la fine dell'anno ci sarà come un cambio a livello della vostra spiritualità, di come vivete voi il vostro lato spirituale, ci sarà un cambio ben ehm, potente. Potente perché? Perché abbiamo anche un 8 di pentacoli con il diavolo. Lavorerete sul vostro potere personale. Io ho come la sensazione che vi trasformerete, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo per darvi un aiuto in più. Ok. E questa carta, ragazzi, vi dice di arrendervi al divino, arrendervi, mi viene da dire alla volontà divina. Ehm, Comunque, è una volontà positiva, secondo me, considerata la ruota della fortuna. Andiamo a vedere un oracolo dei semi di luce, dei semi stellari.
Questa carta, ragazzi, vi dice di seguire la vostra innata compassione, o meglio, di seguire la luce della vostra innata compassione, che è la stella blu. Dice che vi porterà attraverso la verità che risiede nella vostra anima. Difatti, vi dico, ho come l'idea che potrebbero effettivamente condizionarvi le energie intorno a voi, come mi viene da dire tirarvi giù, qui avete un 8 di spade un po', c'è anche la torre, il diavolo, insomma. Però voi fate di testa vostra, arrendetevi al divino, mi viene da dire. Poi abbiamo di nuovo l'alchimia interiore e vi dice che questa alchimia interiore, questa trasformazione interiore del piombo in oro, si raggiunge quando reagiamo alla paura con amore. Ragazzi, il contrario dell'amore non è l'odio, perché l'odio è sempre amore, ma è un'energia distorta, avvelenata. Il contrario dell'amore è la paura, perché? Perché l'amore espande e la paura contrae. Ok, scelta. Vi chiede di rimanere coscienti nei vostri pensieri e di guidare il vostro viaggio nella direzione della scelta. Siamo sempre liberi di scegliere, anche quando pensiamo di non avere scelte, in realtà la scelta ce l'abbiamo. Anche non scegliere è una scelta. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Ok, allora abbiamo la carta numero 41 e qui ragazzi vi parla di guide. Mi viene in mente questo Papa. Può essere che ci sia la necessità di non appoggiarsi, ma farsi sì guidare da qualcuno. Siccome sono mentori e maestri dello spirito, il Papa ci va a fagiolo perché è l'insegnante spirituale, il maestro spirituale, ok? Però è anche vero che avendo questa carta che vi parla di meditazione, è come se vi consigliassero di azzittire certe volte la mente in modo che tra un pensiero e l'altro si formi uno spazio. In questo spazio arrivano le canalizzazioni, arrivano le idee, arrivano le ispirazioni. E poi abbiamo la carta numero 15 che parla dell'arcangelo Haniel e wow, parla di benedizioni, ragazzi, gioia, intuizione. Mi ricorda un po' il sole questa carta con tutto questo giallo. Però è una carta di forte, forte, forte allegria, di espansione. Parla anche di intuizione. Vi dico, secondo me, con questo re farete i conti o gli elenchi o gli stratagemmi giusti. Però non vi fate condizionare troppo né dal modo di pensare vecchio, vecchio vuol dire di chi stava prima di voi, e neanche dai pareri delle persone che vi sono intorno e che magari vi dicono certe cose perché loro hanno paura, perché loro sono convinti di non riuscirci, perché loro magari ci hanno provato e non ci sono riusciti, ok? Poi sapete, c'è un proverbio che dice tentar non nuoce. Provare un qualche cosa non fa male. Mal che vada, la risposta è no. Però se non ci provate è come già averlo il no. Ok? Quindi che cosa può cambiare? Ben che vada, se vi va bene, potreste ricevere un sì, potreste tirare su un progetto che funziona. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video, abbonatevi al canale. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, basato sulle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail o un messaggio WhatsApp. Vi ricordo che nella pagina web trovate anche il numero di telefono. Se per caso
per X motivi non ve la sentite di fare un'ora piena con me, potete seguire la sezione degli abbonati perché anche lì spiego tutto il tema delle credenze limitanti divisi per settore, quindi il lavoro, l'amore, il denaro e via dicendo. In più tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato, che ho condensato e messo lì a disposizione. Se volete sapere quali sono gli argomenti che vado a via trattando in modo un po' più specifico, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Detto questo, ragazzi, non mi resta che augurarvi uno splendido semestre. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!